Allora, vogliamo risolvere questa espressione, però non possiamo procedere subito perché in mezzo ho una somma, quindi questo non mi consente di fare immediatamente l'elevamento a potenza, o meglio, potrei farlo, ma non mi conviene perché farei molti più passaggi. Quindi che cosa vado a fare? Vado a fare il minimo comune multiplo tra 3 e 2, esce 6, e poi che cosa devo fare? Devo praticamente andare ad aggiungere sopra quello che manca sotto, quindi se nella prima frazione per arrivare a 6 mi manca 2, lo vado ad aggiungere sopra e quindi questo equivale a fare meno 2 per 2, ossia meno 4. Lo stesso discorso si applica da quest'altra parte, mi manca il 3, quindi lo vado ad aggiungere e quindi ho più 3. A questo punto ci rimetto la A e posso poi elevare tutto alla quarta. Meno 4 più 3 fa meno 1, quindi ho meno un sesto A tutto elevato alla 4, però quando ho un segno meno dentro una potenza pari è come non averlo, quindi lo tolgo. Poi posso andare a moltiplicare per quest'altra cosa qui, però prima che cosa faccio? In entrambi i casi vado a sono dislessico oggi. In ogni caso vado a distribuire la potenza dentro la parentesi. Lo stesso faccio per questa cosa qua. In totale quindi che cosa avrò? Avrò 1 fratto 6, tutto elevato alla 4, a elevato alla 4 per 6 elevato alla 5 per a elevato alla 5. Praticamente adesso, andando a semplificare, che cosa mi rimane qua? Beh, devo utilizzare semplicemente la proprietà delle potenze. Siccome ho 6 elevato alla 5, fratto 6 elevato alla 4, che cosa faccio? Non vado prima a moltiplicarmi le potenze, a fare 6 per 6 per 6 per 6, ma sfrutto direttamente la proprietà delle potenze e semplifico questo 6 alla 4 con questo 6 alla 5. Praticamente, applicando le proprietà delle potenze, siccome sono in divisione tra di loro, vado a fare semplicemente 5 meno 4, piuttosto che andare a farmi tutti i conti. Quindi questo 5 se ne va e qui se ne va tutto il 6 alla 4. Per quanto riguarda invece le lettere, beh, quelle sono in moltiplicazione tra di loro e dunque dovrò andare a sommare gli esponenti. Quindi avrò praticamente a alla 9. E poi che cosa mi rimane? Mi rimane un 6 dunque. Poi, quindi questo è il risultato della prima parentesi quadra. Dovrò andarci ad aggiungere questo blocchetto che si va appunto a dividere con quello. Ma anche in questo caso, proprietà delle potenze, il 2 si va a distribuire su tutto quello che c'è dentro la parentesi. Quindi ho 3 al quadrato fa 9, quindi qua ci ho diviso 9. E poi ho a alla 4. A alla 4 poi elevato alla 2, potenza di potenza, si moltiplicano gli esponenti, quindi viene praticamente a alla 8. Ebbene, è come se adesso queste due cose fossero in frazione tra di loro, quindi 6a alla 9 diviso 9a alla 8. Quindi che cosa faccio? Semplifico il 6 con il 9, entrambi sono divisibili per 3, quindi qui rimane 2 e qui rimane 3. Mentre per quanto riguarda poi le lettere, che cosa succede? Devo fare una semplice sottrazione tra gli esponenti e quindi vado a fare 9 meno 8, praticamente questo se ne va tutto e qui mi rimane un 1. Morale, rimane semplicemente 2 terzi A. E questo va a risolvere il primo blocco enorme che avevamo. Adesso ci possiamo concentrare finalmente su questo. Che cosa notiamo? Che siccome qui c'è un segno meno dentro una parentesi che è elevata ad un esponente pari, quel segno meno è come se non ci fosse. Siccome adesso quel segno meno non c'è, che cosa succede? Che tutto quello che c'è qua è identico a tutto quello che c'è qua, quindi posso sfruttare la proprietà delle potenze, il che vuol dire che posso fare semplicemente 4 meno 3, perché i due oggetti sono in divisione tra di loro. Quindi mi rimane 2 noni per 3 mezzi A, perché appunto ho fatto 4 meno 3. E quindi questo oggetto è rimasto esattamente quello che tenevo dentro le parentesi. A questo punto però posso ancora semplificare, posso semplificare questo 3 con questo 9, quindi questo rimane 1 e questo diventa 3, i due si distruggono a vicenda e quindi mi rimane praticamente un terzo A. Che cosa succede adesso? Beh, facciamola semplice. Ho una torta e ho 2 terzi più un terzo. Se queste cose le sommo, ovviamente ottengo che cosa? Vado ad ottenere i 3 terzi della torta, che equivale a dire ottenere una torta intera. Ecco perché qui adesso esce direttamente
A. O se vogliamo in termini più matematici, cosa stiamo facendo? Stiamo facendo 2 terzi più un terzo, 2 terzi più un terzo fa 3 terzi, dopodiché dovrei dividere il 3 con il 3, che fa 1 sopra 1 sotto, in pratica rimane semplicemente A, e questo di fatti è il risultato del mio esercizio.